Waking up in a bed with my head on the chest. Or just come back to bed. Tra i molti luoghi che abbiamo avuto la fortuna di vedere durante il nostro on the road in Sicilia, la zona di Castellammare del Golfo è una di quelle che più ci ha lasciato senza fiato. Viaggiare lungo la costa ci ha regalato magnifici scorci e uno dei più belli in assoluto si trova a Scopello. Qui, percorrendo una stretta statale circondata dal verde, con la montagna da un lato e il mare dall'altro, si arriva alla famosa Tonnara di Scopello, una delle più antiche e importanti di tutta la Sicilia. In questa stagione purtroppo sia la Tonnara che la torre sono chiuse al pubblico e quindi abbiamo potuto ammirare il panorama solo da lontano, ma in alta stagione è possibile visitare il museo e anche fare il bagno proprio di fronte all'antico Baglio. I faraglioni che ci sono qui poi sono una meraviglia della natura e rendono questo luogo davvero unico e suggestivo. Pranziamo nel borgo di Scopello con il buonissimo pane cunzato del panificio di Stabile Anselmo. Segnatevi questo posto, noi ci siamo capitati per caso, ma a quanto pare è molto conosciuto in zona. Dopo pranzo riprendiamo la macchina e a 5 minuti troviamo l'ingresso sud della riserva naturale orientata dello Zingaro. Il costo d'ingresso alla riserva è di 5 euro e i percorsi che si possono fare sono 3, di diverse difficoltà. Quello che abbiamo scelto noi è il più semplice, lungo 7 km solo andata e che segue la costa, dato che il tempo era un po' incerto e non volevamo inerpicarci troppo. La pace che regna in questo luogo, in questo periodo dell'anno, è incredibile. Probabilmente d'estate sarà molto diverso, ma ora camminare lungo il sentiero a picco sul mare ci ha regalato delle grandi emozioni. La natura qui è ancora incontaminata e le piccole calette che incontriamo lungo il percorso sono deserte. Il mare è davvero di un colore che non abbiamo mai visto prima, talmente trasparente e azzurro da non sembrare nemmeno vero. Nella zona sud-est della Sicilia si trovano 8 città inserite dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell'umanità. Sono le città tardo-barocche della Val di Noto. Noi non siamo riusciti a visitarle tutte, ma quelle che abbiamo visto ci sono piaciute veramente tanto, ognuna con le sue particolarità. La prima che raggiungiamo è Ibla, la parte più antica di Ragusa. Distrutta da un violento terremoto nel 1693, è stata successivamente ricostruita interamente, nella stessa posizione, in cima ad una collina che domina tutta la vallata. Incredibilmente ricca di chiese e palazzi storici, il primo che incontriamo è Palazzo Cosentini, con le sue figure grottesche a decorarne la facciata. È impossibile che passi inosservato. Camminando nelle strette vie del centro arriviamo nella piazza principale, dove svetta l'imponente Duomo di San Giorgio in tutta la sua bellezza, e in corso 25 aprile fino alla chiesa di San Giuseppe. A Ragusa ci sono oltre 50 chiese. È una cittadina così ricca di storia, piacevole da visitare e che ci ha trasmesso tanta tranquillità. Ci spostiamo ora a Modica, che si trova a circa 20 minuti da Ragusa a Ibla. Il primo stop che vi consigliamo è il bellissimo Belvedere San Benedetto, da cui avrete un panorama sul centro davvero incredibile. Modica è un susseguirsi di splendidi edifici, scale e portici, da non perdere il magnifico Duomo di San Giorgio, posto al termine di un'enorme scenografica scalinata. Oltre che per le bellezze architettoniche, Modica è famosa anche per il suo cioccolato, un'eccellenza prodotta solo qui. Visita imperdibile se siete a Modica l'antica dolceria Buonaiuto, la cioccolateria più antica della Sicilia, che dal 1880 produce artigianalmente il cioccolato della tradizione modicana. La terza città che vogliamo consigliarvi è Noto, così bella e particolare che ci è sembrato di essere sul set di un film. Definita la capitale del barocco, ogni palazzo del suo centro storico ha un colore tra il miele e il dorato davvero meraviglioso. Partendo dalla Porta Reale, percorrendo Corso Vittorio Emanuele, vi imbatterete in tutti gli edifici principali, in bellissime chiese e piazze, come ad esempio la piazza del municipio. Merita una menzione Palazzo Nicolaci, la sua facciata e i suoi decori sono a dir poco incredibili.
Se siete qui, non dimenticatevi di guidare ancora per circa 20 minuti e raggiungere il minuscolo borgo di pescatori di Marzamemi. La sua tonnara è splendidamente curata, davvero da cartolina. Viaggiare fuori stagione ha molti lati positivi. Primo fra tutti, trovare un luogo così fantastico, di solito pieno di turisti, praticamente vuoto, e tutto per noi. Anche se non fa parte delle 8 città barocche UNESCO, non potevamo non parlarvi di Siracusa, nello specifico di Ortigia, cioè l'isola che costituisce la parte più antica della città. Possiamo dirvi che questa è forse la nostra città preferita in Sicilia tra quelle che abbiamo visitato, anche se tutte sono davvero meravigliose e hanno un fascino unico. Girare tra le sue vie a piedi e scoprire i suoi angoli è stato bellissimo. Partiamo con la nostra esplorazione dalla Fonte Aretusa, uno specchio d'acqua dolce dove crescono piante di papiro. Con una camminata sul lungomare si arriva fino al Castello Magnace, posto proprio sulla punta dell'isola. Tornando verso il centro e camminando per le splendide vie, arriviamo fino in Piazza del Duomo. Questa basilica era in origine un tempio dedicato alla dea Atena. Non lontano si trova un'altra testimonianza delle antichissime origini di Ortigia, con i resti del tempio di Apollo, considerato il più antico tempio di tutta la Sicilia. Il rione che più ci ha affascinato è la Giudecca, antico quartiere ebraico di Siracusa, un susseguirsi di stretti vicoli che formano un intreccio davvero suggestivo in cui ci è piaciuto davvero perderci. Se vi trovate a Ortigia per pranzo fermatevi da Colapasta, che propone pasta fresca artigianale e sughi deliziosi. La location poi è fantastica. Took me away from all of my fears. Ad Agrigento si trova un luogo unico dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO nel 1997, un parco archeologico immenso, tra i meglio conservati della civiltà greca classica. Stiamo parlando della Valle dei Templi. Il parco si sviluppa su un altopiano non lontano dal mare e presenta al suo interno paesaggi e reperti storici che vi lasceranno senza parole per la loro bellezza. Gli ingressi principali sono due, ai lati opposti del parco. Il costo del biglietto è di 10 euro e con €1 in più avrete anche la mappa. Noi abbiamo scelto l'ingresso orientale, vicino al Tempio di Era, che è anche il primo che incontriamo durante la nostra visita. È uno dei meglio conservati e quello in posizione più elevata di tutto il parco. Il sito è davvero bello e ben curato, con un itinerario consigliato da poter seguire per non perdersi nessun punto. Prendiamo la via centrale, passiamo attraverso un uliveto dove si trovano i resti delle mura di difesa e arriviamo al Tempio della Concordia. Questo antico edificio di ordine dorico è senza dubbio il simbolo della Valle dei Templi. Così imponente e maestoso, è databile intorno alla seconda metà del V secolo a.C. ed è rimasto quasi intatto dalla sua creazione. Posizionato di fronte al tempio si trova una gigantesca statua spezzata che rappresenta Icaro, di grande impatto scenico. Attraversando poi degli splendidi giardini si arriva al Tempio di Ercole, dove solo 8 delle sue 38 colonne sono rimaste in piedi. È possibile passeggiare tra i resti di quelle ormai cadute. Attraverso un ponte ci spostiamo nella zona occidentale del parco, dove la principale attrattiva è il Tempio di Giove, ormai distrutto purtroppo. Si può camminare tra le rovine e osservare tra i tanti elementi la ricostruzione di un telamone, una figura maschile alta 8 metri che in origine sorreggeva il peso del tempio. Noi ci abbiamo messo circa 3 ore per visitare tutto il parco. La Valle dei Templi è una delle cose che più ci è piaciute durante il nostro viaggio in Sicilia e vi consigliamo moltissimo la visita. La prossima volta che torneremo in Sicilia ci piacerebbe vedere anche i siti di Selinunte e Segesta. A soli 15 minuti dalla Valle dei Templi si trova la Scala dei Turchi, una falesia dal colore bianco candido davvero caratteristica. La Scala dei Turchi prende il nome dai pirati saraceni, impropriamente chiamati turchi dalle popolazioni locali, che nel Cinquecento usavano la particolare forma rocciosa per approdare sull'isola e saccheggiare villaggi vicini. È uno spettacolo naturale da preservare, data la fragilità della marna, roccia da cui è costituita. Da qualche tempo infatti è vietato salire e camminare sulla falesia, ma si può comunque osservare la bellezza di questo luogo iconico dalla spiaggia o dal belvedere, come abbiamo fatto noi. Taormina viene spesso associata ai VIP e alla dolce vita siciliana.
E se è vero che i prezzi di questa località sono decisamente sopra la media rispetto al resto della Sicilia, merita comunque una visita, per i suoi panorami mozzafiato e per l'eleganza del centro storico. Noi, per risparmiare un pochino sull'alloggio, abbiamo dormito a Giardini Naxos, un paese davvero carino sul mare. Taormina si trova in una posizione spettacolare, sul versante del Monte Tauro. Percorrendo Corso Umberto I incontrerete prima Piazza del Duomo con la sua fontana e poi la centrale Piazza 9 Aprile, la terrazza panoramica della città con il suo pavimento a scacchi davvero riconoscibile. Con una passeggiata di 10 minuti raggiungete il belvedere di via Pirandello, che ci ha regalato una stupenda vista su Isola Bella. Uno dei principali punti di interesse di Taormina è il Teatro Greco, che sembra essere sospeso tra mare e cielo. Camminare la sera per le vie della città è, se possibile, ancora più suggestivo e molto più tranquillo. A 30 minuti da Taormina si trovano le gole dell'Alcantara, gole naturali alte anche più di 25 metri dalle forme davvero particolari. Queste formazioni rocciose così simmetriche si sono formate grazie alla lava al contatto con l'acqua gelida del fiume Alcantara. Con il biglietto d'ingresso di 7 euro è possibile visitare il parco botanico e ammirare le gole dall'alto dai tanti punti panoramici. Il sentiero naturalistico dura circa un'ora ed è davvero un'oasi di pace. Alla fine del percorso si trova un ascensore per arrivare sul letto del fiume e ammirare da vicino le gole, uno spettacolo incredibile. In estate il parco fluviale diventa un po' meno selvaggio per via dei molti turisti. È possibile però accedere alle gole tramite un ingresso comunale pagando solo 1,50 euro, camminare nel fiume gelido oppure fare trekking fluviale e body rafting. Lungo la costa tra Trapani e Marsala si trova uno dei luoghi più caratteristici della Sicilia occidentale, un suggestivo paesaggio fatto di saline e mulini a vento, ormai purtroppo in disuso. Il sale prodotto qui è da sempre considerato il migliore d'Italia. Visitiamo la riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco e la prima tappa da cui iniziamo l'esplorazione è la salina Maria Stella, centro visite del WWF e splendido mulino. Ci dirigiamo poi alle saline Culcasi, dove con il biglietto da 1 euro è possibile passeggiare lungo il percorso del Salinaro. Circondati da un paesaggio davvero unico, si passa accanto alla Torre Nubia e ad alti cumuli di sale. È possibile avvistare tantissime specie di volatili, tra cui fenicotteri rosa. È davvero un luogo unico e molto scenografico. Qui è presente anche il Museo del Sale, che purtroppo noi abbiamo trovato chiuso. Guidando poi in questo scenario così particolare, abbiamo raggiunto la riserva dello Stagnone e il mulino d'Infersa, a nord di Marsala. Di fronte a questo stupendo mulino a vento, si possono prendere le imbarcazioni per un tour all'interno della riserva naturale. A circa 30 minuti dalle saline di Trapani non perdetevi il borgo medievale di Erice. Arroccato a 750 metri sulla cima di una montagna, offre un panorama unico sul golfo di Trapani da un lato e sulla riserva naturale del Monte Cofano dall'altra. Purtroppo quando noi l'abbiamo visitata c'era molta foschia, ma la vista era comunque strepitosa. Il centro storico è un susseguirsi di piccole vie lastricate, in cui fare un tuffo indietro nel tempo, ammirare edifici storici di grande importanza e assaggiare cibi tipici deliziosi. Vi consigliamo di passare dalla pasticceria di Maria Grammatico per un dolce. Sarebbe impossibile parlarvi di tutte le bellezze della Sicilia in un unico video e non basterebbe una vita intera per vederle tutte. Abbiamo però deciso di aggiungere un punto extra per parlarvi di Cefalù, dato che questa città ci è piaciuta davvero tanto. Con una lunghissima spiaggia di sabbia dorata e le montagne a fare da sfondo ad una cattedrale imponente, di primo impatto ci ha subito impressionato. Il Duomo, uno dei gioielli arabo-normanni della Sicilia, è bellissimo e anche la sua piazzetta con i caffè in cui rilassarsi è molto armoniosa.
Da vedere anche l'antico lavatoio del XVI secolo, alimentato da una sorgente d'acqua cristallina. Per una veduta incantevole sul mare raggiungete il bastione di Capo Marchiafava, punto panoramico stupendo proprio nel centro storico di Cefalù. Just watch me breaking. E dalla macchina vi salutiamo, grazie per essere arrivati fino alla fine. Dobbiamo fare il video da qui perché fuori sta piovendo, non siamo stati molto fortunati con il tempo, però... Fino alla fine è stato brutto, però torneremo. Sì, abbiamo visto dei posti bellissimi, ovviamente non siamo riusciti a girare tutta la Sicilia in una settimana, quindi vi chiediamo di scriverci nei commenti altri posti che ci siamo persi, che vedremo nel nostro prossimo viaggio in Sicilia. Col bel tempo. Sì, speriamo. La settimana prossima uscirà l'ultimo video dedicato a questo nostro viaggio, in cui vi parleremo di un'esperienza che abbiamo fatto in questi giorni. Quindi iscrivetevi e lasciateci un mi piace per supportarci e noi ci vediamo la settimana prossima. A venerdì! Ciao! Ciao!